Torre dei Conti, un cantiere che uccide, morto Oktay Stroici, estratto dopo 11 ore sotto le macerie. Roma, è morto nella notte Oktay, anche scritto Octav in alcune cronache, Stroici, 66 anni, l'operaio estratto vivo dopo oltre 11 ore di disperati soccorsi dalle macerie del crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Trasportato in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I, l'uomo è giunto in arresto cardiocircolatorio. I tentativi di rianimazione sono proseguiti per circa un'ora, ma il decesso è stato constatato a notte fonda. L'incidente è avvenuto durante i lavori di restauro del monumento medievale, un cantiere finanziato con 6,9 milioni di euro nell'ambito dei progetti Roma Caput Mundi e con risorse PNRR, che avrebbe dovuto trasformare la torre in un polo espositivo e in una sala conferenze. La dinamica ricostruita finora parla di due cedimenti distinti, il primo intorno alle 11:20 della mattina, il secondo verso le 12:50, quando all'interno erano presenti più squadre impegnate nelle lavorazioni preliminari. Dalle prime rilevazioni e dalle testimonianze in loco emerge l'ipotesi che alcune operazioni di scollegamento del solaio, ossia la rimozione di elementi di puntellatura necessari per le opere sull'ascensore interno, possano aver indebolito la stratigrafia portante, innescando il collasso parziale. Nel momento del cedimento si trovavano nel cantiere circa una decina di operai. Alcuni sono stati estratti con ferite lievi o medie, uno è stato ricoverato con trauma cranico. Stroici è stato invece recuperato dopo un lungo lavoro dei vigili del fuoco e dei soccorritori, che lo hanno trovato sepolto fino a 2 metri sotto i detriti, intrappolato in un loculo di ferro e cemento. I colleghi raccontano di urla disperate e di una seconda caduta che ha ostacolato i soccorsi, rendendo i primi interventi pericolosi e complessi. Sulla vicenda, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta che procede per disastro colposo, lesioni colpose e omicidio colposo. I carabinieri della compagnia e il nucleo specializzato hanno già raccolto le prime testimonianze e trasmesso informative agli uffici dei pubblici ministeri che coordinano le indagini. I nomi dei magistrati incaricati sono stati resi noti dalle fonti giornalistiche locali. Tra i PM che seguono il fascicolo compaiono riferimenti a Mario Dovinola e all'aggiunto Antonino Di Maio. L'area è stata sottoposta a sequestro giudiziario per consentire rilievi tecnici e analisi strutturali. Il cantiere, affidato a più ditte, tra le quali sono state citate Dilerica SRL e Picalarga SRL, era partito con 3 anni di ritardo e aveva previsto, oltre agli interventi strutturali, la bonifica dell'amianto e la realizzazione degli impianti per la fruizione pubblica. La relazione tecnica preliminare, citata anche negli atti amministrativi, segnalava un quadro diffuso di degrado, distacchi nel paramento murario, infiltrazioni, controsoffitti moderni crollati e la presenza di vegetazione spontanea che aveva contribuito all'alterazione delle murature. Secondo le carte, nonostante le criticità, erano state effettuate indagini e prove ritenute sufficienti per avviare i lavori. Sarà compito degli accertamenti tecnici stabilire se le misure di sicurezza e le procedure di puntellamento fossero adeguate e correttamente eseguite. Il caso riapre il dibattito pubblico sulla sicurezza nei cantieri di restauro e sulla tutela del patrimonio storico. Restaurare non significa soltanto finanziare opere, ma garantire che la conservazione delle strutture antiche non esponga lavoratori e cittadinanza a rischi evitabili. I sindacati locali hanno già evocato la necessità di un maggiore controllo e di tavoli tecnici specifici per i cantieri giubilari e i progetti finanziati con risorse pubbliche, sottolineando come troppo spesso la pressione sui tempi e sui target finanziari incida sulle condizioni operative in cantiere. Nella città la reazione è stata di sgomento. La Torre dei Conti, monumento medievale che sovrasta una delle porzioni più visitate dei fori imperiali, rappresenta per molti una ferita simbolica quando subisce danni, ma stavolta la ferita è anche umana. La moglie e la figlia di Stroici erano presenti ai soccorsi in attesa di notizie. Le cronache raccontano immagini di familiari, colleghi e soccorritori provati. Le autorità promettono chiarezza, ma la domanda che resta è semplice e pressante, perché in un intervento regolato da progetti e stanziamenti così importanti sia potuto accadere un cedimento con esito mortale. Le indagini tecniche e giudiziarie dovranno dare una risposta. Per ora, il resoconto degli eventi si fonda su rilevazioni di prima ora, testimonianze dei presenti e sulle informative trasmesse alle procure.
I periti governativi e i consulenti dei PM analizzeranno materiali, rilievi e le modalità esecutive adottate nel cantiere. Se emergeranno carenze progettuali o operative, il processo potrà fare luce sulle responsabilità. Fino ad allora resta il dolore per un lavoratore che non tornerà a casa e l'urgenza di ripensare protocolli e controlli su interventi di restauro che non possono essere trattati soltanto come spese da certificare, ma come attività che mettono a rischio vite umane.